mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, buon martedì qui dalla radio il 6 maggio del 2025, ben ritrovati l'editoriale, oggi in giornata un po' diversa, visto che il Milan ha giocato lunedì e del martedì. Buon martedì a tutti. Vabbè, non diciamo niente, lo sapete, insomma, l'ho detto anche nel post partita di ieri, forse si è più agitati per oggi che per ieri, ma niente. Andiamo avanti con l'editoriale di quest'oggi, parleremo un poco in realtà della partita, un po' più di quello che rappresenta la partita, parleremo in realtà un pochino più di futuro e di un primo giudizio di quello che è la stagione, perché insomma sto iniziando a leggere cose che in teoria non fanno bene del Milan e mi dà abbastanza un pochino peso leggerle, quindi volevo condividere un po' con voi questi pensieri. Grazie a tutti quelli che sono stati qui con noi nel post partita, che ci hanno seguito anche nei giorni precedenti, insomma grazie a tutti voi che siete sempre qui nonostante nell'ultimo mese e mezzo, insomma la stagione sta declinando un po' verso l'apatia piuttosto che lo sconforto, comunque sentimenti non particolarmente positivi. 2 minuti veloci sulla partita. Come ci siamo detti più di una volta, insomma, mi piaceva vedere che il Milan quantomeno non sbracasse in questa parte fine di stagione. Comunque si vanno in campo le maglie del Milan, lo stemma del Milan, e quindi non bisogna sicuramente tralasciare quello che è l'impegno e quello che è il portare a casa quantomeno dei risultati positivi, che possono essere presi in un modo piuttosto che in un altro, ma che grosso modo non ti devono consentire di entrare in campo e prendere sberle a destra e a sinistra, sconfitte e quant'altro. No, quantomeno questo, chiamiamolo successo di tappa, va bene. Il Milan sta onorando quello che gli è rimasto del campionato, c'è questa sorta di lungo percorso fino alla partita con il Monza che quantomeno, se fatto discretamente, ti può portare all'8° posto, che fa schifo, detta proprio piccia, ma fa meno schifo del 9° posto, anche in ottica Coppa Italia della prossima stagione, che magari ti può permettere di non fare i turni iniziali, ti può permettere di programmare una stagione normale, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, cerchiamo di passare quantomeno la Fiorentina e poi, insomma, resetteremo tutto e si andrà avanti. E su questo adesso dobbiamo parlare, perché ovviamente i grossi dubbi di tutti restano appunto sul prossimo futuro. La partita ci ha raccontato poco, ci ha raccontato l'ennesimo miracolo di Mike Maignan degli ultimi 2 mesi e mezzo, che al di là di qualche errore, forse anche un po' di troppo di questa stagione, però Mike rimane sempre uno dei migliori portieri che c'è in circolazione e farselo scappare nel caso sarebbe da folli, e anche discuterlo sarebbe da folli. Se ne discute la prestazione, se ha fatto bene o se male, non il valore, che sono 2 cose completamente diverse, 2 piani completamente diversi. Si può parlare bene o male di 1 mese, 2 mesi di cattive prestazioni, di una parata sbagliata, eccetera, ma non sicuramente del valore del giocatore, altrimenti diciamo, faremo un mestiere molto più vicino a quello che è il tifoso. Noi tutti possiamo dare un giudizio su quello che è un giocatore, ma non lo deve fare chi in teoria di lavoro questo fa. Abbiamo visto un buon Tomori, sicuramente molto meno bene Pavlovic. Insomma, non scoprite certo oggi il pensiero che ho su Pavlovic. Non mi sembra un difensore all'altezza del Milan, ha delle lacune proprio di impostazione difensiva particolarmente gravi, che pensavo potessero essere mascherati in una difesa 3 meglio che in una difesa 2, e invece in realtà sto vedendo che forse a fronte di un pizzico di calo fisico o mentale rispetto a 2 mesi fa, dove c'era più
più energia sia di concentrazione che di muscoli, e adesso vengono fuori ancora di più. Mi sembra un onesto mestierante del ruolo, ma in realtà la nostra linea difensiva non ha dei fenomeni, assolutamente. Dove ci sono giocatori migliori dalla metà campo in su, e anche l'altro giorno l'abbiamo visto con il Genoa, mi sembra inutile che siamo qui ad allungare troppo il brodo, tanto so che è meglio di parlare di altro in questo momento, interessa di più ed è anche forse più giusto farlo. Allora, molto chiaramente, l'eventuale vittoria della Coppa Italia per quanto mi riguarda non sposta di mezza virgola il giudizio sulla stagione. È un trofeo di una partita contro una squadra di Serie B, la Roma, e 2 andate e ritorno con l'Inter, più la finale con il Bologna. Sono totali 1, 2, 3, 4 turni con 4 squadre da dover battere in 5 partite, perché l'Inter è andato e ritorno. Questo non può assolutamente spostare quello che è il giudizio sull'operato di giocatori, allenatori e ovviamente soprattutto i dirigenti. E rimarrebbe una gioia, quella assolutamente sì, il Milan vince un trofeo che male non fa, ti permette di andare in Europa League, ti permette di mettersi sul petto la coccardina della Coppa Italia che male non fa, ti permette di spostare ancora una volta più uno il palmarès, ti permette comunque di passare una buona serata, che male, vista la stagione, non fa. Detto questo, la stagione non verrebbe scalfita dalla vittoria della Coppa Italia, anche se forse il presidente del Milan lo pensa, visto che già ha tentato di farla passare un mese fa questo pensiero, ma insomma invece, almeno per quanto mi riguarda, e vedo anche moltissimi tifosi del Milan, la stragrande maggioranza, mi verrebbe da dire, la Coppa Italia rimane una gioia a sé, nel caso non scalfisce quella che è la pessima stagione del Milan, che in campionato è ancora nono, nonostante qualche vittoria ultimamente, ma rimane drammaticamente nono, è ottavo dalla giornata 9 ed è al massimo stato settimo dalla 9 alla 34, anzi no, 5 alla 35esima già giocata. È una stagione dove abbiamo visto veramente di tutto, e di tutto probabilmente se ci mettiamo qui ad elencarle ce le dimentichiamo, dai cooling break ai rigori, dagli allenatori che si autoesonerano, dagli autogol, i pasticci, le espulsioni e le papere di Maignan, e cosa è successo ancora? Il calciomercato invernale che si pensava in un modo e poi in un altro, e quello estivo uguale, i dirigenti che si fanno la lotta, poi spariscono, poi ricompaiono, poi arriva il DS, 3 mesi di DS, cioè, il proprietario che è scomparso, perché nel mente non lo vediamo più praticamente da Milan-Venezia, se non ricordo male, di questa stagione, quindi veramente agli esordi della stagione, e poi al Bernabeu. C'è la questione dello stadio che fa abbastanza ridere, e vedremo nei prossimi giorni, ci sono degli aggiornamenti importanti da dare. E la stagione è questa, è una stagione veramente pessima, e quindi almeno per quanto mi riguarda, poi se qualcuno di voi invece la stagione con la vittoria della Coppa Italia passa a essere da 6 e quindi salvabile, è un giudizio rispettabilissimo. Io vi devo dire il mio passerebbe da un 3,5, 4 a essere massimo tirato per i capelli un 5, perché il peso che ha in una stagione, A, come è stata preparata, B, come è stata gestita, C, come è stata lavorata la stagione, che ha portato nelle 2 competizioni principali a far ridere in campionato e a far ridere anche in Champions League, uscendo da 2 squadre ben sopra, diciamo così, ben oltre quella che era, diciamo così, il livello minimo della Champions League, o meglio, il livello che per noi dovrebbe essere invece in realtà molto, molto passabile. Però insomma abbiamo avuto una Champions League veramente pessima. Quantomeno, come detto, Milan non sta sbracando, e questo bene è. Mi lasciano un pochino preoccupato le parole di Moncada nel prepartita, perché quando dice sappiamo cosa fare, sono le stesse parole che sentivo esattamente un anno fa, quando sapevano benissimo cosa fare, per il loro interesse, sapevano benissimo di non prendere Conte perché li avrebbe portati a essere esposti mediaticamente a un allenatore che comunque esige di vincere, che se ne vogliamo fare una colpa facciamogliela,
ma non è sicuramente una colpa, magari ha dei modi a volte poco urbani, ma insomma a me interessa il risultato finale, cioè ti porterebbe a vincere, comunque spinge per vincere. E invece nella testa dei dirigenti questo non c'era, così come non c'era andare a prendere allenatori già affermati o comunque allenatori già con un buon background, invece sono andati a prendersi un allenatore che in una big non c'era praticamente mai stato. Dopo gli schiaffoni del derby della seconda stella dell'Inter, sapevano così tanto cosa fare che sono andati a cercare Lopetegui. E poi in seconda battuta Fonseca. Ecco, a me onestamente sì, Moncada che mi dice che è tranquillo perché sanno cosa fanno, invece in realtà a me mi si gira un po' il sangue visto cosa hanno fatto negli ultimi 2 anni quando sapevano benissimo cosa fare. Prima cacciando Maldini e Massara, poi non sostituendoli nemmeno con delle figure di pari livello, quantomeno comunque del mondo del calcio, prendendo su di sé tutti i poteri e poi facendo il patatrack finale la scorsa primavera, cercando di portare a Milano prima Lopetegui, poi Fonseca, poi Conceição, poi tutto quello che è successo nella gestione a 2 o 3 teste che è il Milan e che in questo momento non sta funzionando e non funzionerà anche perché all'orizzonte al massimo ci potrebbe essere l'inserimento insieme all'attuale gruppo dirigente di un direttore sportivo, e un direttore sportivo che può essere al massimo anche qui Tony D'Amico, perché altrimenti l'alternativa al momento non c'è. E anzi, l'alternativa è che tutto rimanga inalterato con le stesse persone che ci hanno portato a vivere questa stagione con le prospettive delle prossime, tra l'altro non particolarmente rose, ma non per essere uccello del malaugurio, ma semplicemente dovremmo aver capito che chi ha creato questo nono posto, questa Champions League, questa stagione, non l'ha fatto per mera sfortuna, ma per reale incapacità di letture calcistiche basiche, così come la scelta di un allenatore. E qui chiudiamo. La scelta dell'allenatore del prossimo anno è iper fondamentale, anche perché probabilmente dovrà combattere con gli stessi problemi con cui ha combattuto Fonseca e Conceição, cioè alle spalle non c'è niente, anzi in realtà c'è confusione, caos che gli permettono invece di lavorare discretamente nell'anonimato della dirigenza, invece anche nelle difficoltà di una dirigenza che è presente in male e che invece deve scegliere ancora una volta lei un allenatore e ha dimostrato di non saperlo fare, né confermando Pioli il primo anno, né pensando di confermare Pioli il secondo anno, né pensando di andare a prendere Lopetegui, né pensando di andare a prendere Fonseca, né tantomeno quando Conceição resta o non resta. Adesso vediamo se resta con la Coppa Italia. Anche se a me, ma qui è una sensazione mia personale, non so cosa ne pensate voi, se volete scriverlo nei commenti potete farlo. A me Conceição dà l'idea di essere uno che non vede l'ora di dire la sua reale verità. Magari sarà esattamente pochi minuti dopo la fine della Coppa Italia, cioè la parte finale della stagione, perché poi le ultime due sono praticamente quasi accademia, cioè la partita con la Roma e quella con il Monza. Non so se magari aspetterà forse l'ultima con il Monza, ma mi sembra un allenatore che non vede l'ora di dire la propria verità. Ogni tanto qualcosa esce nelle dichiarazioni di Conceição che si sta tenendo forse per dopo, forse magari si terrà e andrà via senza dire niente, o forse magari resterà, visto che c'è comunque un partito all'interno del Milan che l'idea di Conceição non è che l'avrebbe buttata via, nonostante comunque a parità di giornate prima di Genoa-Milan aveva fatto esattamente gli stessi identici punti di Fonseca, mostrando delle lacune importanti dal punto di vista del gioco, della gestione del gruppo, della gestione dei big match, della gestione della Champions League, della gestione in generale di quella che è stata la parte di stagione a lui dedicata. Se vogliamo ricominciare con Conceição si è liberi di farlo, ma bisogna essere iper, mega, stra sicuri che sia l'uomo giusto, e nessuno di noi forse può mettere la mano sul fuoco che può essere così, e tantomeno la dirigenza, e quindi se nessuno si prende questo rischio, io eviterei di incominciare con ma sì, se dobbiamo cambiare tanto per cambiare, allora meglio Conceição. Questo è il ragionamento peggiore che possa fare, non un tifoso, che è lecito che possa fare, ma un dirigente. Un dirigente non può pensare a non cambio perché chissà cosa vado a prendere, perché vuol dire non avere le idee chiare,
vuol dire affidarsi semplicemente a una sensazione invece che a delle capacità di lettura, cosa che purtroppo abbiamo già visto questa società non ha per niente. Ma speriamo che possa quantomeno essere, che so, illuminata dall'Altissimo e fare delle buone scelte, visto che all'orizzonte cambi dirigenziali non ce ne sono, anzi dovrebbero rimanere tutti loro belli attaccati al loro seggiolino al quarto piano e andare avanti belli, tranquilli e sereni. Detto questo, noi ci ritroviamo nel prossimo futuro, anche perché prima o poi speriamo di potervi dare delle notizie quando il Milan si deciderà e si degnerà di poter fare delle scelte anche per la prossima stagione. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco, 9:30, con le vostre telefonate in diretta in quel di Chiama Milan. Grazie ancora e buona giornata. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.